Buongiorno patatini del cuore e benvenuti in questo nuovo episodio matto nelle Filippine. Dopo che negli scorsi video abbiamo esplorato l'isola di Cebu, quest'oggi partiamo per una nuova meta, Boracay, una delle destinazioni più gettonate e visitate di tutto il paese. Ma non facciamo ulteriori spoiler, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi contenuti che ogni domenica vi tengono compagnia nei pranzi di famiglia e io vi auguro una buona visione. Benvenuti finalmente in questo nuovo video delle Filippine. Siamo arrivati a Boracay, nuova isola. L'isola di Boracay ha delle dimensioni abbastanza ridotte, per questo non ha un aeroporto, ma nessun problema. Il più vicino all'isola è quello di Caticlan. Una volta atterrati ci sono tuk-tuk che portano per una manciata di euro direttamente al porto, dove prendere il nostro traghetto. Anche qui il prezzo è abbastanza contenuto, circa 10 euro, e finalmente si parte. Già prima di sbarcare si nota subito quanto l'isola sia diversa da Cebu, con 1000 palme e un mare cristallino. Ma siamo arrivati. Siamo finalmente arrivati, adesso ci recuperiamo un mezzo per andare a mettere giù le nostre cose in ostello e poi andiamo su spiaggia. Trovare un mezzo è stato semplicissimo, ci sono van turistici ma un pelo costosi, se no seguite i filippini e unitevi a loro. La tratta è davvero conveniente, poi l'isola essendo piccola puoi arrivare a nord in appena 15 minuti. Comunque mi fa super ridere che anche nelle isole super turistiche, anche nelle isole super turistiche riesco a finire nei posti estremamente local. Non c'è cosa che amo di più di vedere come la vita scorre in un paese totalmente differente dal mio. Anche se turistica, l'isola rimane autentica. Fuori dal centro si può assistere alla vera essenza dei filippini. Un popolo carinissimo, tutti gentili e curiosi. Poi sono andato a mettere giù le mie cose nell'ostello, un po' più costoso rispetto alle altre isole, ma con poco più di 8 euro trovate da dormire senza problemi. Solo il tempo di mettere giù le cose sono già in partenza. Aspetta, adesso andremo alla stazione numero 1. Ci sono varie spiagge. Va da nord fino a sud, alla fine l'isola è piccola, si riesce a fare anche in 1 o 2 giorni, un po' tutto. Non ci faremo ovviamente tutte le spiagge, però non voglio assolutamente fare il tramonto perché dicono che da qui anzi pochi. Raga, siamo finalmente arrivati in paradiso. Wow, è uno dei posti che più volevo vedere qui nelle Filippine. Questa spiaggia fuori. Pazzesco. La spiaggia più famosa dell'isola è White Beach, una distesa di sabbia finissima e candida che sembra brotalco sotto i piedi. Il mare è di un turchese ipnotico, mentre le palme ondeggiano leggere seguendo il ritmo del vento. L'abbiamo Ce l'abbiamo fatta. Sì. È un passaporto perso. Cos'è questa roba, scusami? Abbiamo raggiunta. Lei sì che se l'è passata bene. No, il disastro del mio passaporto. Andiamo a fare il bagno, dopo che mi sono preso parole per il drone. Mentre mi godo il bagnetto meritato, vi racconto questa. Una volta arrivato a Boracay, mi sono accorto di aver perso il passaporto. Panico puro, ve lo giuro. 2 ore a parlare con il Lost and Found, tra ragazze filippine che, diciamo, non parlavano un inglese perfetto. Mi ero quasi rassegnato all'idea di rimanere qualche giorno in più in questo paradiso terrestre. Poi l'hanno ritrovato. In pratica era accaduto a Manila, dopo l'imbarco. Queste sono le cose che capitano solo a me. Ma almeno, come dico sempre io, ho una storia indimenticabile da raccontare. Direi bagnetto più che meritato. Adesso ci vediamo un bellissimo tramonto. La spiaggia è un susseguirsi di momenti indimenticabili, persone che si divertono, bar e giochi. Un vero paradiso per vivere il presente. Niente stress, niente pensieri, solo l'amore per la vita. E io che mi arrampico sopra una palma con scarsissimi risultati. Il tramonto sulla spiaggia era un'opera d'arte, colori accesi, sfumatori incredibili, un dipinto vivente. Sarei rimasto ore e ore ad ammirare questo spettacolo. Tramontino davvero super bello. Adesso tutta la via della spiaggia si riempie di locali, di musica e di cose da fare. Ci sono anche le persone che suonano là più avanti. Veramente una figata. Raga, ma che spettacolo incredibile è! E mentre il sole scendeva, le barchette tipiche sfrecciavano via come fossero dipinte dalla luce. Mi si è aperto il cuore, un altro ricordo che si aggiunge alla bellezza di questo viaggio. Stiamo facendo un giretto qua per il centro, si è rispenta. E andiamo a vedere un po' di street food e poi
poi ci mangiamo qualcosina, anche perché non ho nemmeno pranzato oggi. Sul fatto che ho perso il passaporto, che poi l'ha ritrovato, e non ho ancora mangiato. Nel centro della città ci sono tantissimi banchetti di street food che vendono davvero di tutto. Impossibile non provare niente, tra spiedini, musica e i dolcetti più strani. I prezzi sono anche abbastanza contenuti, con 2-3 euro provate qualcosa, ve lo assicuro. Bel piattino di takoyaki. Questo è bello. Andiamo a cercare altro cibo. Questo non è abbastanza, no. Le Filippine sono in assoluto il posto in cui sono presi meglio, che bello i cani, qui sono presi meglio altri vloggi. What is the name? Coco. Alla fine abbiamo preso anche un piatto con del riso e del polipo alla griglia, davvero squisito. Comunque adesso abbiamo mangiato qua, non ascoltatelo. Se vi capita di vederla, bloccatela, segnalatela al WWF. La sera nell'isola c'è davvero l'imbarazzo della scelta sulle cose da fare, tra ristoranti, spettacoli e street food, vibes tropicali assurde. Alla fine noi siamo andati in discoteca a ballare, c'erano solo filippini, quindi top. Buongiorno patatini del mio cuore, benvenuti al secondo giorno qui a Boracay. In realtà abbiamo tipo 2 ore, pochissimo tempo. Mi sono infatti appena svegliato, adesso scendiamo, andiamo a vederci una spiaggia, facciamoci un bagno. Ieri sera alla fine siamo andati in discoteca. Infatti abbiamo fatto abbastanza tardi, però è stato divertente. È stata una serata strana e nulla. Adesso iniziamo questa nuova fantastica giornata. Con ancora tantissimo sonno alle spalle iniziamo anche questa giornata. Purtroppo il tempo era davvero poco. Nell'isola non è che ci sia proprio tantissimo da fare, è più una di quelle destinazioni davvero relax con cui andare con la tipa, ma a me manca il tempo e pure la tipa. Torno nella spiaggia principale, molto meno affollata rispetto al tramonto, ma comunque bellissima. Ci sono anche altre 2 spiagge famose nell'isola, come quella di Puka Shell Beach e Ligan Beach, che me l'hanno consigliate un po' tutti. Ma io me ne rimango ancora un po' qua a chillarmela e poi è già ora di tornare. Dovete sapere che ieri siamo andati a ballare e erano le 3 e io sono andato a dormire perché ero stanco. Sei una brutta persona, mi sono preoccupata tantissimo. Sì, ma non devi preoccuparti, di cosa devi preoccuparti? Non ti vedo. Ma di cosa ti devi preoccupare? Che sei sparito, pensavo che... Stavo dormendo! Al peggio di casa hai perso il telefono. E non è che ti ho detto... Hai perso il telefono, al peggio di casa sì, facevi proprio la tristezza. Ma no, sono semplicemente arrivato in alloggio, in più ti avevo anche risposto, ti ho risposto va bene. Non mi è arrivata ma risposta. Ma tu dormi, cosa te ne frega? Cioè anche se pago l'affitto. Ma non fregare. Discussioni da troppo tempo insieme a parte, patatini del cuore, questo fantasmagorico episodio nelle Filippine è giunto al termine. Io mi sono innamorato di Boracay, un'isola in cui godersela senza pensare a niente. E noi amici ci vediamo domenica prossima con un altro matto video. Un bacio!